ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Per quanto riguarda il protagonista di oggi è il filato della DMC Natura Just Cotton. È un cotone molto bello, i colori sono molto brillanti e sono gomitoli da 50 grammi. E il filo è lungo 155 metri, quindi in 50 grammi abbiamo una buona resa del filo. Per quanto riguarda l'uncinetto si lavora con il 3 e il 3,5. Se invece volete lavorarlo con i ferri, vanno bene dal 2,5 al 3,5. Detto ciò, possiamo iniziare. Prima di iniziare a lavorare vi spiego come ho lavorato. Abbiamo bisogno di due pannelli, uno del davanti e uno del dietro. La lavorazione che faremo è una lavorazione a T, nel senso che prenderemo la lunghezza della spalla e delle braccia e avvieremo una catenella pari alla nostra larghezza delle braccia e della spalla. Questa è la parte di sopra, quindi ho iniziato a lavorare dalla parte di sopra. Nel mio caso sono un totale di 144 catenelle usando questo filato e l'uncinetto numero 3 e sono un totale di 75-76 centimetri, quindi non ho voluto una manica molto larga. Una volta che abbiamo stabilito la lunghezza, nel mio caso sono 17 centimetri, ho lavorato la parte di sotto cambiando il punto. Quindi il punto di sopra è un multiplo di 12 più 3 e il multiplo del punto di sotto è di 2 più 1. Quindi sotto ho voluto fare un punto V normale per farlo venire più coperto. La parte di sopra è un po' più traforata ed è molto carino, come vedete, questi movimenti del motivo che vanno in diagonale. Il motivo, dobbiamo ripetere, sono 1 e 2. E nel mio caso ho fatto 1, 2, 3 motivi. Poi la parte finale l'ho messa sopra e la parte dove abbiamo avviato le catenelle l'ho lasciata sotto per far venire il motivo verso l'altro, perché mi piaceva in questo modo. Adesso partiamo e vi spiego tutto nel tutorial. Prima di iniziare ad avviare la nostra catenella, dobbiamo decidere quanto vogliamo largo il pannello di sopra, che comprende la manica destra, le spalle e la manica sinistra. Quindi aprite le braccia e prendete la misura. Il punto è un multiplo di 12. Io ho avviato 144 catenelle, che con questo filato e questo uncinetto sono in centimetri 75-76 centimetri. Se voi volete invece una manica più lunga, basta aggiungere il multiplo che è 12 più 3. Alla fine sempre dobbiamo aggiungere le 3 catenelle. Quindi voi avviate, aprite le braccia, prendete la vostra misura e avviate le vostre catenelle. Io avvio 144 catenelle più 3. Avviate le mie 144 catenelle, aggiungo le ultime 3, 1, 2 e 3. Iniziamo a lavorare il nostro punto. Vado nella catenella a fianco, quindi non su quella che ho sull'uncinetto, ma a fianco e lavoro una maglia bassa. 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 maglie di base, filo sull'uncinetto e salto 1, 2, 3, 4 e 5. Nella sesta catenella entro e devo lavorare 3 maglie alte sempre prese nello stesso punto. Pesco il filo, quindi 1, rientro 2, rientro 3. Ripeto le 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4 e 5. Devo saltare sempre 5 maglie di base e lavorare nella sesta catenella. Quindi 1, 2, 3,
4, 5 e nella sesta catenella entro e questa volta lavoro una maglia bassa. Quindi il motivo comprende nel lavorare maglia bassa 5 catenelle di separazione, saltare 5 maglie di base, nella sesta facciamo 3 maglie alte. 5 catenelle di separazione, saltiamo 5 maglie di base, nella sesta maglia bassa. Quindi adesso dobbiamo fare 5 catenelle, saltare 5 maglie di base e lavorare le 3 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Salto, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4 e 5. Nella sesta 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Conto 1, 2, 3, 4 e 5 nella sesta catenella maglia bassa. Quindi proseguite questo motivo fino a terminare il giro. Sempre 5 catenelle, 3, 4 e 5, salto 1, 2, 3, 4 e 5, nella sesta lavoro 3 maglie alte. Andate avanti con questa sequenza e ci vediamo al termine del giro. Continuando con questa sequenza mi ritrovo al termine del giro e terminiamo il giro con una maglia bassa come abbiamo iniziato. Quindi faccio le 5 catenelle di separazione 1, 2, 3, 4 e 5 e salto sempre 5, 1, 2, 3, 4 e 5, nella sesta lavoro una maglia bassa. Giro il lavoro. Iniziamo il secondo giro con 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta. 1, 2 e 3. Questa volta facciamo 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. Andiamo dove abbiamo le 3 maglie alte, quindi dobbiamo lavorare sulle 3 maglie alte. Sulla prima maglia alta dobbiamo fare un aumento per formare il nostro triangolino e lavoriamo all'interno della prima maglia alta 3 maglie alte. Questa è la prima, rientro 2, rientro 3. La maglia centrale la lavoriamo normale, quindi sulla maglia centrale ne lavoriamo una. Sull'ultima maglia alta ne lavoriamo 3. Quindi entro una volta, faccio la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro, una seconda maglia alta, filo sull'uncinetto e lavoro la terza maglia alta. Ripeto le 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. Sulla maglia bassa lavoriamo una maglia alta, quindi entro nella maglia bassa, prendo il filo e lavoro la maglia alta. 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. Qui facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sul primo lavoro, sul primo triangolino. Quindi sulla prima maglia alta ne lavoriamo 3. Questa è la prima maglia alta. Prendo il filo, rientro, una seconda maglia alta, rientro, terza maglia alta. La maglia centrale la lavoriamo normalmente.
e sull'ultima maglia alta, su questa ne lavoriamo 3. 1, 2 e 3. Ripeto le 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. E sulla maglia bassa lavoro una maglia alta. 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. E qui abbiamo le 3 maglie alte, sulla prima ne lavoriamo 3, quella centrale una e sull'ultima 3. Quindi ripetete fino al termine del giro. Chiudiamo il motivo allo stesso modo di come abbiamo iniziato, quindi 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e maglia alta, quindi conto 1, 2, 3, nella quarta catenella chiudo con la maglia alta. Abbiamo finito il secondo giro. Ora dobbiamo lavorare il terzo giro e concludiamo il primo motivo. Quindi i giri che dobbiamo ripetere sono in totale 6. 3 il primo motivo e 3 il secondo motivo, e il nostro punto è di 2 motivi. Quindi giro il lavoro. Iniziamo con 5 catenelle che questa volta sostituiscono la tripla maglia alta. 1, 2, 3, 4 e 5. Sul nostro motivo dobbiamo lavorare sempre l'aumento sulla prima e sull'ultima maglia alta. Quindi sulla prima ne lavoriamo 3. 1, rientro 2 e rientro 3. Le maglie centrali le lavoriamo normali, quindi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta centrale, a fianco una seconda maglia alta, terza maglia alta, quarta maglia alta e quinta maglia alta. Quindi le maglie centrali sono un totale di 5, le lavoriamo normali. Sull'ultima lavoro l'aumento, quindi 3 maglie alte sulla stessa maglia alta di base, 2 e 3. Ecco il nostro triangolino come prende forma. Una catenella di separazione questa volta. Salto la maglia alta che abbiamo sotto, vado direttamente sul nostro motivo. Sulla prima maglia alta lavoro 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3. Le maglie centrali sono 1, 2, 3, 4 e 5 e lavoriamo le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Sull'ultima maglia alta ne lavoriamo 3. 1, 2 e 3. E ripetiamo sempre questa sequenza. Catenella, saltiamo la maglia alta, andiamo sulla prima, ne lavoriamo 3. 5 maglie alte centrali e sull'ultima 3. Quindi proseguite questa lavorazione e poi vi faccio vedere come chiudere il giro. Terminiamo il giro con una tripla maglia alta. Quindi prendo l'uncinetto e avvolgo il filo sull'uncinetto 3 volte, 1, 2 e 3. Salto 1, 2, 3, nella quarta catenella lavoro
la tripla maglia alta, prendo il filo e chiudo 2 asole, prendo il filo e chiudo altre 2 asole, filo altre 2 asole e adesso chiudo tutto insieme. Questo perché? Per far venire il bordo più regolare. Adesso dobbiamo lavorare altri 3 giri per formare il secondo motivo e dobbiamo fare in modo che i nostri triangolini devono venire sfalsati. Quindi iniziamo aprendo con 3 maglie alte che è la formazione del primo triangolino. E poi dove abbiamo lo spazio delle catenelle di una catenella dobbiamo formare altro triangolino con 3 maglie alte. Invece la maglia bassa la lavoriamo al centro del triangolino finito, però ve lo faccio vedere. Quindi inizio con il formare il primo triangolino che è formato da 3 maglie alte. La prima maglia alta la sostituiamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientriamo nello stesso punto e lavoriamo altre 2 maglie alte, 1 e 2. Nel primo giro abbiamo fatto 5 catenelle di separazione, quindi anche qui faremo 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado sulla sesta maglia alta per lavorare una maglia bassa. Conto 1, 2, 3, 4, 5 e sulla sesta lavoro maglia bassa. 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, qui ho la catenella e dobbiamo lavorare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Il motivo non cambia, dobbiamo solo formare triangolini negli spazi delle catenelle. 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4 e 5. Conto 1, 2, 3, 4, 5 e sulla sesta maglia alta lavoro una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, e dove ho di nuovo la catenella lavoro le 3 maglie alte. Proseguite questa sequenza e ci vediamo al termine del giro. Concludiamo il giro facendo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado sulla catenella delle 5 maglie alte e lavoro le 3 maglie alte. Quindi abbiamo iniziato con 3 maglie alte e terminiamo con 3 maglie alte. A questo punto dobbiamo lavorare il giro numero 2. Quindi sulla prima e sull'ultima maglia alta facciamo gli aumenti e sulla maglia bassa facciamo la maglia alta, facendo le 3 catenelle di separazione. Quindi inizio con 3 catenelle. Lavoro la maglia alta centrale normale, quindi la prima e la seconda senza aumentare. Invece sull'ultima lavoro 3 maglie alte, questo perché ci troviamo all'inizio, quindi ogni volta che ci troviamo a inizio giro iniziamo con una maglia alta senza fare aumenti, altrimenti la maglia viene troppo larga. Sull'ultima lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Vado dove ho la maglia bassa e lavoro una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qui invece sulla prima lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2
3, maglia alta centrale normale senza aumentare, sull'ultima 3 maglie alte. E lavoro l'ultima. 3 catenelle, 1, 2 e 3 sulla maglia bassa, maglia alta. Quindi dobbiamo proseguire questa lavorazione fino a terminare il nostro giro. Ci ritroviamo sull'ultimo triangolino e qui lavoriamo 3 maglie alte sulla prima maglia alta. 1, 2 e 3. E invece, siccome ci troviamo al termine del giro, lavoriamo la maglia alta centrale normale senza fare aumenti. E l'ultima maglia alta la lavoriamo normalmente. Dobbiamo lavorare l'ultimo giro e abbiamo finito il primo motivo. Io in totale ho fatto 3 motivi, contando questi 2 che risultano un motivo. Quindi sull'altro pannello ho lavorato 3 motivi. Giro il lavoro. Inizio con 3 catenelle perché devo concludere questo triangolino e lavoro le maglie alte centrali normale. Quindi su ogni maglia alta lavoro una maglia alta. Vado a fianco maglia alta e sull'ultima invece lavoro l'aumento di 3 maglie alte. Quindi vado qua e lavoro una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta, quindi un totale di 3 maglie alte. Catenella, salto la maglia alta che ho sotto, vado su questo triangolino, prima maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta. Lavoro le maglie alte centrali normalmente, affianco maglia alta, affianco maglia alta e l'ultima maglia alta, senza fare aumenti. Invece qui ho la maglia alta dove facciamo nella stessa maglia alta 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella, salto la maglia alta e vado direttamente sull'altro triangolino e andiamo avanti fino a concludere il giro. Vi faccio poi rivedere come ripartire perché poi ci ritroviamo con una base diversa. Andate avanti e ci vediamo alla fine. Ecco come si presentano i primi 2 motivi. Ora devo lavorare di nuovo il giro numero 1 e dobbiamo iniziare con una maglia bassa e 5 catenelle. Quindi giro il lavoro, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado direttamente, lo salto questo triangolino perché noi abbiamo iniziato già con la maglia bassa, quindi facciamo finta che questo è il nostro centro di questo triangolino. Salto tutte queste maglie alte e vado direttamente dove ho la catenella di separazione e all'interno lavoro le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Sotto ci ritroviamo in corrispondenza del primo, quindi sotto abbiamo l'altro triangolino. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 1, 2, 3, 4 e 5 nella sesta maglia alta, maglia bassa. Quindi nella sesta maglia alta lavoro una maglia bassa, 5 catenelle, 1,
2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, qui ho la catenella e lavoro 3 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e sulla sesta maglia alta lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Proseguite questo e ci vediamo al termine del giro. Terminiamo il giro con una maglia bassa sulla prima maglia alta. Giro il lavoro e inizio a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3 più 3 catenelle che sono le catenelle di separazione. Quindi le prime 3 sono la nostra prima maglia alta e le 3 sono le catenelle di separazione. E vado sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte, quindi questo non è cambiato. Stiamo lavorando di nuovo il motivo del giro numero 2, quindi dobbiamo lavorare sempre gli aumenti sulla prima e sull'ultima maglia alta. Ricordatevi le 3 catenelle di separazione. Fatte le 3 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia bassa e lavoro sulla maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qui lavoriamo sulla prima 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Maglia centrale ne lavoro una e sull'ultima ne lavoro 3. 1, 2 e 3, 3 catenelle e sulla maglia bassa lavoriamo una maglia alta. Continuiamo questo, numero 4, iniziamo con 5 catenelle che è la tripla maglia alta. Facciamo l'aumento sulla prima maglia alta e sull'ultima, al centro ci sono 5 maglie alte, le lavoriamo normalmente, catenella di separazione e andiamo avanti fino a terminare il giro. Proseguiamo questa sequenza fino ad avere la nostra lunghezza. Nel mio caso sono 17 centimetri. Se voi la volete più lunga potete farlo tranquillamente. Se casomai 144 catenelle di avvio per voi sono poche, per avere una larghezza più della manica e della spalla più ampia, basta aggiungere le 12 catenelle più. Proseguito la lavorazione formando il mio pannello di sopra. Quindi questa è la nostra parte che va sopra e adesso dobbiamo costruire la parte di sotto. Ho fatto 1, 2 e 3 motivi. Come vedete il motivo è molto bello. Se, ripeto, volete la parte di sopra più larga, basta aggiungere sempre il multiplo. Una volta fatto questo, questa è la parte di avvio. Ho diviso a metà, questa è la mia metà, e per la mia semicirconferenza, quindi per lavorare la parte del torace, ho diviso a metà e mi sono spostata da questo punto a questo punto 22 centimetri e 22 centimetri dall'altra parte. Quindi ho una semicirconferenza di 44 centimetri con la parte del dietro che sono sempre 22 22, ho 44 sul davanti e 44 sul dietro, quindi una circonferenza di 88 e per me va bene. Quindi voi vi trovate la parte centrale, vi spostate, ammettiamo avete una circonferenza più grande, ammettiamo di 50, vi spostate 25 da questa parte e 25 dall'altra, quindi avete 50 sul davanti come semicirconferenza e 50 sul dietro. Una volta che avete fatto questo, lavoro il sotto, vi faccio vedere l'altro pannello con il punto V. Quindi ho fatto prima un giro di maglie alte per assestare il motivo e nel mio caso ho un totale di 86 maglie alte. Siccome mi serve il multiplo di 2 più 1,
nel lavorare ho aggiunto una maglia alta. Voi vedete lavorando le maglie quante maglie avete. Se dovete aggiungere qualche maglia per avere il multiplo potete farlo tranquillamente. Quindi potete fare degli aumenti nelle catenelle mentre lavorate le maglie alte. Quindi io mi sposto così, in questo modo, entro con l'uncinetto in questa catenella, prendo il filo, avvicino un attimo la telecamera così faccio vedere meglio, prendo il filo, faccio un piccolo cappietto, lavoro le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e in ogni catenella sottostante lavoro una maglia alta. Nel mio caso devo lavorare un totale di 87 maglie alte. Da fianco lavoro un'altra maglia alta, a fianco maglia alta, perché il multiplo è di 2 più 1. Terminata la fascia di maglie alte, ricordatevi il multiplo di 2 più 1, nel mio caso sono 86 maglie alte, aggiunto una maglia alta. Se voi dovete aggiungere più maglie alte potete farlo tranquillamente. Giro il lavoro e inizio con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado a fianco dove ho la maglia alta, senza saltare lavoro un punto V che consiste in una maglia alta, rientro, un'altra maglia alta, salto una maglia di base, vado a fianco e lavoro di nuovo un punto V, 1 e 2, salto 1, vado a fianco, entro, lavoro una maglia alta, rientro, maglia alta, salto 1, vado a fianco, punto V, maglia alta, rientro, maglia alta, salto 1, vado a fianco, maglia alta, rientro, maglia alta, 1, salto 1, vado a fianco e ripeto questo fino a terminare il giro. Solo all'inizio e alla fine non abbiamo saltato la maglia alta. Mi ritrovo sulle ultime maglie alte. Salto 1, ho fatto il punto V, quindi salto 1, vado a fianco e lavoro il punto V sulla maglia alta, e come abbiamo fatto all'inizio che non abbiamo saltato la maglia alta sottostante, lo facciamo anche alla fine. Vado sulla maglia alta a fianco e lavoro la maglia alta. Finito il primo giro, giro e lavoro, inizio con 3 catenelle, vado al centro del punto V, qui ho la piccola apertura del punto V, rientro e lavoro la maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro all'interno, maglia alta, vado a fianco, sempre al centro del punto V, maglia alta, rientro, maglia alta. Qui ho il punto V, entro all'interno, maglia alta, filo sull'uncinetto, maglia alta e continuo così fino a terminare il giro. Chiudiamo sempre con una maglia alta. Riguarda la mia parte di sotto, io non ho fatto aumenti. Se voi volete aumentare, potete aumentare con il numero di uncinetto, quindi giocate col numero di uncinetto, poi vi faccio vedere io come fare gli aumenti. Io non ho aumentato perché ho iniziato con un totale di 44 centimetri, alla fine mi sono ritrovata con una larghezza di 50 centimetri. Quindi lavorando il punto V comunque la maglia ha dato una piccola sfasatura e come vedete si vede.
quindi per me va bene. Se invece voi volete aumentare la taglia, ve lo faccio vedere. Quindi se volete avere la parte di sotto più a trapezio e più larga, possiamo fare in due modi. Quindi lavoriamo il punto V nel punto V normalmente e alla fine, dove abbiamo la maglia alta, sulla maglia alta lavoriamo un altro punto V, quindi due maglie sulla maglia alta sottostante e una maglia alta. Questo per far venire sempre il bordo, i bordi laterali dritti. Quindi una volta che giriamo lo fate sia da una parte che dall'altra e dipende dalla larghezza che volete. Potete ripetere questo alternando i giri, fate 2 giri normali e un aumento, però poi dovete decidere voi la larghezza. Quando giriamo il lavoro lavoriamo le 3 catenelle della maglia alta normalmente e il punto V che abbiamo fatto dell'aumento lo lavoriamo normalmente e punto V su ogni punto V. Quindi questa è la prima soluzione. Quindi abbiamo lavorato l'aumento e adesso lavorate il primo giro e il secondo giro. Poi vi rendete conto voi quanto volete aumentare. Invece, se volete gli aumenti fatti in modo sparso, quindi volete aumentare solo una volta inserendo degli aumenti in modo casuale, ve lo faccio vedere. Possiamo fare in questo modo. In un punto V entriamo, decidete dove farlo, potete lavorare un punto V e rientrate nello stesso punto e lavorate un altro punto V, 1 e 2. Nel giro successivo, nel primo lavorate il punto V e nel secondo un altro punto V per avere la larghezza. Comunque ve lo faccio vedere così vi rendete conto. Poi vado avanti con il punto V normale. Decidete quante ne volete fare in più. Vado avanti, a questo punto inserisco un altro aumento, quindi in un punto V ne lavoro 2. Questo è il primo, rientro e questo è il secondo. Chiudo con la maglia alta. Quindi stabilite quanti ne volete fare. Quando lavorate il giro successivo, iniziamo sempre con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qui lavoro il punto V normale perché ne ho uno. Qui ho inserito un punto V in più sotto, quindi vado sul primo e lavoro il punto V come si presenta. Vado sul secondo, quindi uno l'abbiamo fatto, vado sul secondo e lavoro un altro punto V. E poi normalmente ogni volta che incontrate questa lavorazione aumentate. Ecco come si presenta poi. Quindi in base agli aumenti che volete potete fare o come ho fatto io, vi ho fatto vedere io il primo o come vi ho fatto vedere il secondo. Dopo aver lavorato i due pannelli uguale, dobbiamo individuare il dritto e il rovescio e il dritto lo mettiamo alla parte dell'interno e il rovescio alla parte dell'esterno. Questo perché adesso dobbiamo cucire. Quindi dobbiamo cucire sulla spalla, il sottomanica e il fianco. Per cucire la spalla dobbiamo trovare la metà. O misurate con il centimetro, quindi e poi trovate la metà, oppure io ho contato i motivi. Quindi ho fatto 6 motivi da una parte e 6 motivi dall'altro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il settimo motivo l'ho diviso a metà.
Una volta che ho diviso a metà mi sono spostata di 11 centimetri da una parte e 11 centimetri dall'altra e ho una scollatura di 22 centimetri. Nel mio caso va bene. Se invece volete una scollatura più abbondante, dal centro vi potete spostare di 12 centimetri, 12 centimetri oppure continuate avendo la scollatura più abbondante. Nel mio caso va bene. Una volta che abbiamo fatto questo, possiamo iniziare a cucire sulla spalla, il sottomanica e il fianco. Quindi iniziamo a cucire. Io faccio una cucitura con ago e filo. Quindi entro con l'ago dove ho messo il segno e tiro il mio filo. Lascio la codina un po' più lunga per non per lasciarlo e lavorarlo dopo. Prendo le due asole più esterne e e cucio in questo modo. Quindi prendo la seconda asola del dietro e la prima asola del davanti e cucio. La stessa cosa faccio qua, prendendo anche il filo, la codina, uno del davanti e uno del dietro, e vado a cucire. Uno del davanti e uno del dietro. Lo stesso modo farò sul fianco e anche sul sottomanica, solo che al sottomanica dovete stare attente, dovete lavorare qui a questo punto in modo da non far vedere l'apertura, quindi dovete lavorare in modo da unire il davanti con il dietro. Quindi andate avanti con la cucitura e ci vediamo al termine del giro, così vi faccio vedere come ho rifinito la manica. Quando finite di cucire, dobbiamo girare la nostra maglia dal diritto. Questa è la parte del diritto e dobbiamo rifinire la manica. Io ho rifinito solo la manica, però potete anche rifinire il sotto. Ma a me piaceva proprio come andava a finire il punto. Per quanto riguarda la manica, una già l'ho fatta e ve lo faccio vedere. Ho fatto delle semplici maglie alte con una maglia bassa per dare questo movimento diverso. Nel mio caso sono 21 motivi, però se voi volete potete lavorare in ogni spazio più motivi per far venire la parte finale più larga. Adesso ve lo faccio vedere da questa parte come bisogna fare. Inizio a lavorare proprio dal sottomanica. Ho fatto il mio cappietto, devo nascondere anche la codina, faccio una catenella e inizio direttamente con una maglia bassa, quindi rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Ora faccio 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3. E rientrando sempre nello stesso punto lavoro altre 3 maglie alte, quindi questa è la prima, anzi la seconda, scusate. Una terza e una quarta maglia alta. Alla fine facciamo 4 maglie alte. La prima maglia alta è sostituita da 3 catenelle. Vado nello spazio disponibile e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e all'interno di questo spazio, sempre dove ho fatto le 3 catenelle, lavoro altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado nello spazio disponibile, quindi qui, e lavoro una maglia bassa. Dobbiamo alternare maglie basse e 3 catenelle e poi sempre nello stesso spazio altre 3 maglie alte, quindi rientro nello stesso spazio, lavoro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3.
Qui ho lo spazio per me disponibile, quindi non vado oltre, altrimenti tira troppo. Mi fermo qui. Faccio la maglia bassa, 3 catenelle e sempre nello stesso punto altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Qui faccio una maglia bassa, 3 catenelle e continuo così fino a terminare il giro. Chiudo poi qui dove ho iniziato, dove ho la maglia bassa, con una maglia bassissima e proseguo tutto questo. Se volete potete farlo anche sotto. Questa poi tagliate i fili e questa è la nostra maglia, questa è la parte di sotto, di sopra e questa invece è la parte di sotto. Quindi ho alternato questi due colori, un punto più traforato sopra e un punto meno traforato sotto. Nel mio caso, che è una taglia M, ho usato in totale 300 grammi di filato. Però se voi volete una manica più lunga, perché questa è la mia manica, se volete una manica più lunga e la volete più lunga, dovete prendere almeno un 500 grammi di filato. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di Uncinetto. Vi invito a iscrivere al canale e attivare la campanella. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!